Li avete? È tutto quello che vi serve oggi. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. E oggi facciamo una cosa semplice, semplice, semplice. Bianco di Amsterdam, nero di Amsterdam. Faremo un perle pour senza smalti satinati, con solo questi due colori. E bianco preparato con una parte di colore, due parti di Fluitrol, il nostro Oratrol, che ho qui. Più acqua al raggiungimento della consistenza 1. Nero di Amsterdam, preparato esclusivamente con acqua al raggiungimento della stessa consistenza. Mi raccomando, non deve essere più liquido del bianco, semmai appena, 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 appena un po' più spesso. E basta. Vedrò se provare ad aggiungere qualche colore, ma tendenzialmente l'esperimento è questo. Niente smalti satinati, due colori che solitamente tutti abbiamo in casa, quantomeno chi fa fluid art è difficile che non abbia in casa il bianco e il nero di Amsterdam. Quindi questi due, acqua e nient'altro. Buona visione, ci vediamo dopo. Allora, questa è una tela che ho lavato via, quindi un po' sporca. Qui abbiamo bianco di Amsterdam, preparato col Floetrol. Vedete che scompare immediatamente, non lascia accumulo, però il tracciato vedete che appena tocca scompare. Bene. Vabbè. Allora, facciamo il nostro ancora un po', perché voglio che poi insomma arrivi, il bianco deve essere sufficiente per coprire tutta la tela, Io scoppio perché l'ho appena fatto, quindi ci sono un po' di bolle, per cui lo verso un po' per volta, se no mi rimangono sotto, non lo voglio. Ok, versiamo il nero, anche questo l'ho appena fatto, ha molte bolle, molte bolle. Ok, iniziamo a ok. Qui sta continuando a venire fuori qualcosa,
però non mi aspetto che cambi tantissimo rispetto a come è adesso. Vedete che comunque le perle sono belle. Adesso le vedremo asciutte come diventano, ma qui se io unisco fiore, 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 fiore. Allora, proviamo sempre lo stesso bianco di Amsterdam. Mm. Dio, cosa c'è qui? Pezzi di carta. Ok.
Eccoci qui per i risultati asciutti. Allora, questo è il primo, questo è... allora, in realtà si somigliano un pochino tutti, se devo dire la verità. Ehm, Cambia poco, ma adesso vediamo. Questo ho utilizzato il nero con uno spessore appena più spesso, diciamo, del bianco. Infatti le celle sono rimaste più bianche. Qui si sono leggermente allungate perché io sono andata col dito, non so se avete osservato, no? Durante il video, cioè alla fine del video, sono andata col dito a pizzicare cercando di unire dei gruppetti di perle, che è una cosa che si fa normalmente con le celle realizzate col silicone per creare come dei fiorellini. Il problema è che nella flip cup l'asciugatura del colore, insomma, delle celle create col silicone è un po' più stabile rispetto a quella delle perle, perché si utilizza una consistenza molto più sottile, per cui durante l'asciugatura cosa succede? Che le perle un pochino si dilatano e si sono un po' attaccate. Questa è colpa mia. È colpa mia perché ho voluto fare questa cosa, non l'avevo mai fatta, mi è venuto da provare, però non è da fare, quantomeno non così, non con questi prodotti qua. Questo è il primo. Questo è il secondo, invece ho tenuto il nero sottile come il bianco praticamente e secondo me è meglio. Vedete che ha reagito intanto un po' di più, però vedete che le perle iniziano ad avere un po' quell'alone trasparente intorno, a fare un po' quell'effetto medusa, mm, o fetta di kiwi. A me a volte ricordano delle fette di kiwi, comunque questo lo preferisco. Quindi consistenza proprio uguale tra bianco e nero, ecco. E questo è quello dove ho provato ad aggiungere un colore. Ho messo un verde, in realtà non è un colore di quelli super reattivi, mi era rimasto un pochino di un verde perlato e ci ho aggiunto un verde normale, quindi sarebbe da provare con un colore metallizzato che hanno una reazione, una reattività maggiore. E vedete che è venuto solo negli angoli, non so perché, cioè non so perché, in realtà qui negli angoli il colore è più sottile perché cade giù, quindi sono le prime parti che si asciugano in una tela, quindi rimanendo poco poco è riemerso. Qua dove ce n'è un po' di più, no. Quindi o si prova con un colore tipo metallizzato, perlato, che hanno una reattività maggiore, oppure può essere che senza smalto satinato non abbia la potenza per risalire. Ci sarebbero da fare altre prove. Comunque vedete che anche utilizzando soltanto colori acrilici senza l'utilizzo di smalti satinati, le perle vengono lo stesso, si possono fare i pearl pur lo stesso, quindi per chiunque voglia provare a cimentarsi con la pearl pur senza spendere soldi in smalti satinati, si può fare tranquillamente anche solo con l'utilizzo dei colori acrilici. Io spero che mm, il video di oggi sia comunque stato di spunto per provare qualcosa di diverso. Se così è, vi chiedo, come al solito, di lasciare un like, non vi costa assolutamente nulla, ma per me è molto importante. E io vi ringrazio di essere stati con me. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona settimana a tutti.